Siete pronti? Ah, questo ragazzi è orgasmo vero. Noi siamo golosi di panini, io sono più goloso di voi di panini perché mi piace da morire farli, lo sapete. Ma tu pensa a quelle 2 fette di pane, che possono essere pancarré, che possono essere un pane casareccio, che può essere qualsiasi cosa, che in mezzo ci metti tanta roba esplosiva in bocca e che poi ci abbini con 3 diversi cocktail. Oggi ti vedrai 3 panini diversi con 3 cocktail diversi e ti farò godere come un matto. Sei pronto? Faremo qualcosa di stupendo. Ci rallegreremo con quello che berremo e quello che mangeremo. Io penso a mangiare, quindi vi dico gli ingredienti. C'ho questo bel pan brioche sfogliato, c'ho la fontina valdostana, c'ho dei funghi, c'ho dell'aglio fresco, delle uova, spinaci, del latte, della panna, il San Giovanni, poi c'ho l'aceto di vino bianco e poi chi ci pensa al bere? Eccolo qua, Johnny Sins. Ciao ragazzi. Sandrino, che ci prepari te? Ma oggi Max con questa giornata pensavo a un ottimo pick me up. Facciamo un Bloody Mary e una michelada. Ok, quindi la michelada che facciamo? Ce la facciamo mentre noi ci La cazzareggiamo michelada la teniamo adesso tipo così per giocare, spizzicare, per mentre spizzicare. spizzichiamo. Ok, dato che è un formaggio molto morbido, che faccio? Lo taglio a listarelle, poi faccio dei cubettini, così, zac e zac, vai. Metto dentro una casseruola antiaderente, metto il 50% di latte intero, fresco, alta qualità e poi il 50% di panna. Per farvi capire meglio, 100 grammi di fontina, 50 grammi di latte e 50 grammi di panna. Il fuoco deve essere proprio basso, 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 a 5, la metà della forza. Piano piano che fa? Lei si accomoda, si rilassa e si scioglie. Questo è un pane, guardate dentro, sembra, questo è una brioche sfogliata, sembra quasi un pandoro, è una cosa eccezionale. Mo che cosa facciamo? Dato che c'è molto burro all'interno, che facciamo? È come quando vi mangiate il pandoro, o riscaldate sul termosifone, invece noi lo riscaldiamo dentro al forno, lo facciamo riscaldare bene il burro e diventa una cosa squisita. Ah, così. Eccolo qua, metto così. Allora, questo pane l'ho comprato oggi da L'Eleven, che è un pasticcere, lui si chiama Giuseppe se non sbaglio, è un pasticcere siciliano che ha studiato in Francia la panificazione, è bravissimo. Però, mo devi dire che venga a Roma a comprare il pane. No, un cornetto salato, è perfetto anche un cornetto salato. Dai. Ci siamo Max? No, tu mi devi fare qualcosa adesso che io ti faccio assaggiare un pezzo di pane col cotto San Giovanni e tu mi devi fare una bevandina, perché qua devo iniziare subito a Io scallarsi. ti faccio subito una michelada allora. Partiamo. Prendiamo una brocca, passata di pomodoro. Poi andiamo a riempire la bottiglia. Tutto totalmente? Tutta. Perché normalmente si usa il succo di pomodoro. Succo di pomodoro. Noi Però a me invece- mi sembra un po' di fregatura, mi suona qua cosa, Bravissimo. vero? Utilizziamo in maniera differente la passata che solitamente ci facciamo la pasta. Ci facciamo il succo di pomodoro. Ma adesso lo vai a condire? Adesso prepariamo un mix tra sale e pepe per fare la portatura sul bicchiere. Ah, volevo fare Che è le cose fatte è la bene. parte caratteristica di questa bevanda. Quindi, sale l'abbiamo messo. Pepe sta lì. Pepe. Generosi, mi raccomando. Io intanto tolgo il pane, guardate qua. Tipo, sembra quasi una fetta biscottata. Oh. No, camera 1, senti che profumo. Un profumo eccezionale, ragazzi. Guardate che pane. Lime. Facciamo 2 fettine che utilizziamo sia per bordare il bicchiere Sì, e poi come guarnizione. vai. Il bicchiere della birra. Bicchiere da birra, sì, perché questo drink è fatto tra succo di pomodoro e birra, semplicissimo. E si chiama, io non l'ho mai sentito. La michelada, drink famoso in Messico, ma tutto il Sud America. Io intanto faccio lo stuzzino al volo. Bello, guardate dentro cos'è, è fantastico. Io dico, ti metto pure un pezzetto di grassetto che lo devi mangiare. Non far viziatello, no il grasso no, no il grasso no, è la cosa più buona. Così che a contatto del calore del pane si scioglie in bocca questa, che è? Max, quando fai queste cose Ma, mandi in questa cosa, cortocircuito. assanti sto pane dolce col San Giovanni. Sto pane è fantastico, no? Allora, ricordiamoci, massaggiare lime, lo tagliamo a metà, per questa ricetta andremo a utilizzare il succo di un lime. Per me il bilanciamento perfetto tra tabasco e Worcester, che sono gli ingredienti fondamentali per il condimento del pomodoro, sono 3 gocce di tabasco,
12 di Worcester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Il tuo è pronto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E Tabasco. poi 3 gocce. Vai. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Poi prendiamo succo di pomodoro che ci siamo preparati prima Sì. con la passata e andremo a mettere 10 cl. Ecco là, perfetto. Quando dovremmo bere questa bevanda? Caratteristiche di questo drink: fresco, corroborante, dissetante, energizzante. Sostanzialmente è veramente considerato un pick me up perché aiuta a riprendere tutte le energie spese durante le lunghe serate. Capisci a me? Mettiamo ghiaccio. Bei cubettoni, cubetti, Bei cubettoni, sempre, ragazzi. fondamentale. C'ho una sede. Max, devi avere pazienza. Ma che pazzia, c'ho fa una Guardate sede. cosa sto facendo. Apro il frigorifero di Max. Non lo vorrebbero fare, non lo faccio vedere. Ma così ti spizzano. Così come c'è sta un casino. Ecco dove nascondeva la birra, dietro il latte. Ok, solitamente si utilizzano birre messicane, birre sudamericane, birre latine, però qui Dai. tutto made in Italy. Andiamo a utilizzare questa birra artigianale, una ale, una birra cruda non filtrata. Senti come fa. Mamma mia, a me piace tutto. Vai, così, vai. Ah, mamma mia, ragazzi. È buona. Buonissima. Buona proprio Ecco questa. qua, andiamo a versare. Ah, mettimelo così. Sì. Perfetto. Sì. Quanta ce ne va? Ah, furbo, quanta ce ne Andiamo va? Andiamo a riempire. Dovete essere sempre generosi, quanto basta. Vai. Ecco qua, andiamo a mescolare. Certo, questo è un po' fuori loco. La serata non l'ho fatta io ieri sera. Ma io pure sono andato a letto presto, dai. Dalla parte sicuramente dove si sta Sì. il sale e il pepe, alla nostra, Salute alla nostra. e alla vostra, ragazzi. Eole. Che buono. No, ma l'unica cosa sbagliata, perdonami se te lo dico, c'ho la damigiana. Perché finisce subito questo. Poi se ti Buono. piace, ad esempio, se vuoi un altro kick aspro, butti dentro. Il lime, un po' di lime, eh? Buono, buonissimo, ragazzi, buonissimo, provatelo, è fantastico. La prima volta in vita, buono. Praticamente, ragazzi, la fonduta, vedete, è fatta. Io vado così a frullare. Ah, mamma mia, quanto è golosa, ragazzi. Mamma mia, come fila. Mamma mia. Da paura. Poi l'aglio. Lo sapete, adesso c'è l'aglio fresco. È fantastico, quindi usatelo. Usatelo che vale la pena. Lo metto qui dentro la wok, un goccio d'olio, vado subito a farlo rosolare. Strofinate l'aglio sul fondo della padella, profumatela. Poi gli spinaci, guardate che meraviglia. Belli. Questi sono quelli che si comprano dal fruttivendolo, ok? Guardate, lavati, non lavati. A me piace lasciarci anche questo qua, il gambetto che è bello, è scrocchiarello. Poi spinaci buttati così, ecco qua. Poi ci ho lasciato ancora la radice, tagliamo così, un po' di sale, così. Ecco qua. Così sentite sotto i denti qualcosa, non sentite quella roba moscia, capito? Posto, fermo, così. Acqua calda, un goccio d'aceto, aceto di vino bianco, senza esagerare. Rompo l'uovo, uova freschissime. È troppo forte il bollore, abbasso leggermente, lo metto a 7. Poi che faccio? Verso un uovo. Perché mi avete detto che l'altra volta non vi ho fatto mangiare l'ovetto a sto signore. Avevamo ragione. Quindi ne faccio 2, capito? Eccolo qua. Faccio vedere perché è crudo ancora l'albume all'interno, vedete? C'è tanta materia intorno al tuorlo cruda, vedete? È ancora troppo, si vede, è troppo morbido, vedete? Così. Poi è una questione dei gusti, però io l'albume mi piace mangiarlo cotto, dai raga. Il tuorlo crudo, ma l'albume cotto, eh? Eccolo qua. Caro Sandrino, ti ho fatto un ovetto, amico mio. Nessuno si lamenta oggi, eh? Nessuno si può lamentare, guarda qua. Spettacolare. Ecco qua, vai. Il più l'ho fatto, mo devo tostare soltanto 2 fette di pane, mo tocca a te, dai, vai. Sì, Max, partiamo. Adesso invece andiamo a preparare un bel Bloody Mary.
Prendo il sedano, una costa, e la vado a sfibrare, che andremo a utilizzare per guarnire il nostro drink. Ormai siete diventati pure mezzi cuochi quei barman. Max, sto dottorato comunque serve. Succo di limone. Ma questo lo andiamo a fare pure a mano, va benissimo. Dacci sempre allora, dose. per ogni drink andremo a utilizzare 20 ml di limone. Perfetto. A drink. Ok. Poi gli diamo una filtrata, così andiamo a eliminare i semi e mettiamo 20 qui Ok. e 20 li tengo da parte. Perché tu vuoi farlo in due modi. Sì, metto il limone qui dentro. Poi, come prima, 12 gocce di wasabi. Sempre 12 gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E via. Poi 3 gocce di tabasco. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Il Bloody Mary è uno di quei drink, Max, che trova molteplici sfaccettature. Si tende molto a sostituire le parti sapidi, le parti speziate. Ad esempio si può utilizzare la soia, poi il rafano invece che Però il però diciamo il Questo è classico, questo qui è perfetto. classico. Poi andiamo a mettere un pinch, si dice un pinch, un pizzico, Un pizzico di sale. Ok. Poi del pepe. Quindi la base come quello, come miscelata, come quello, Sì, ok. che poi nessuno ci impedisce, appunto come facevo a Sydney, di preparare direttamente in proporzione dentro già una caraffa. in Perché modo- così è conviviale, ragazzi, Sì, perché è a bere molto da bello. soli sei alcolizzato, però se bevi in compagnia Beh, ti diciamo, diverti, no? Adesso andiamo a mettere i 10 di pomodoro, ecco qua i 10, e i 10 da te. Fantastico. Adesso, se ci fermiamo così, siamo al pomodoro condito. Quanta? La ricetta prevede, visto che è un pick me up, che non sia eccessivamente strong. Alcolica. Però No, oggi con sto noi tempo, aperitivo. ragazzi, ma io stavo a Ok, scherzamenti. se Allora, lo volete fare per il brunch della domenica, 45 ml. Se volete lo fare- facciamo all'aperitivo, facciamo 60, dai. E via così. che poi guarda che è fantastica. Ecco qua Max, il primo è pronto, la versione classica. Andiamo a mettere E questa è la solamente tua. Vai. costina di sedano e una fetta di limone. Un bello spicchio, bello abbondante, Bello perché ci spicchio, va. sì. Proprio se vogliamo esagerare, Vai, un cappero cucuncio. Vai, un fior di cappa. Questo è il modo più semplice. Questo è il modo più semplice. Da fa a casa proprio alle prime armi, ok? Adesso ti faccio vedere come te lo preparerei se mi venissi a trovare al bar. Ecco qua. Andiamo a mettere Questo come si chiama questo attrezzo qua? strainer. Serve solitamente per filtrare, evitare che il ghiaccio vada all'interno del drink o eventuali residui. Il primo passaggio è molto semplice, lo passiamo qui dentro Ok. e vai. poi da sopra. Questo serve per fare anche ossigenare, no? Sì, Mi sbaglio? Sì, Ok. però ha la funzione, a differenza della shakerata, di non andare a destrutturare il pomodoro. Quindi non lo rompe, No, diciamo, non lo rompe. no. Ad esempio viene utilizzato per vino, vermouth, succo di pomodoro. Non per quegli altri tipi di No, succhi, non cose. c'ha senso per le altre cose. Ok. Base vino. Cioè tutto quello che ha bisogno di respirare, di ossigenarsi. Perché così- Avete capito? È intelligente questa cosa. Il vermouth è a base di vino, quindi hanno bisogno di ossigeno. Bellissima questa cosa, non lo sapevo. Poi, anche per questo ghiaccio. Quindi non vai a utilizzare il ghiaccio, Mai. avete capito? Non si utilizza il Mai. ghiaccio che sta dentro lo shaker, è servito soltanto per raffreddare la bevanda. Mamma mia. Se a casa volete provarci, il segreto è non guardare da dove versi, ma dove va a finire il prodotto. E anche per te E un bel cominci. cappero. Vai, assembliamo il panino, gli spinaci per prima cosa, così, che vanno un po' a, diciamo, a proteggere il pane da non farlo troppo ammorbidire, perché poi quando mettiamo il formaggio, l'uovo si ammorbidisce tanto, capito? Il pane, se no si rompe in mano. L'uovo, eccolo qua, morbido, morbido, morbido.
Qua facciamo un nidino, no? Così, perfetto. Poi la fonduta, eccola qua. Così. Che va un po' a coprire tutto quanto l'uovo. Poi 2 funghetti, così tagliati sottili, 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 crudi. Funghi, fonduta, uova, perfetto, no? Così. Questo qua appena prende un po' di calore diventa ancora più profumato. L'altra fetta di pane e questo è il nostro aperitivo. Becca questo panino. 1, 2 e 3. vai. Oh, una leggerezza poi, eh? Tanta roba ma tanto leggero. Dai, Max mi ha mandato in cortocircuito questo panino. ragazzi, Salute. alla salute tutta vostra e nostra. E viva gli aperitivi di Casa Mariola. Andiamo, Oh, ma ce ne messa poca di vodka. Ce ne mettere di più, di mettere in forzino. Buona. Max è spaziale. Veramente. Buonissimo. Ci arrisiamo con l'aperitivo di Casa Mariola. Quindi vi farò un bel aperitivo, un bello stuzzichino da poter gustare mentre bevete un bel cocktail. Che vi faccio mangiare? Un club sandwich con dentro mortadella favola, finocchi stufati con burro e parmigiano, asparagi e pomodoro merinda. Ingredienti: finocchi, asparagi, adesso siamo di stagione, poi pomodoro merinda, il porro, i pistacchi, la panna, il burro e il pane dello scioli che botica fa, il parmigiano e poi ragazzi, guardate qua, questa a mortadella favola. Però da bere chi ci pensa? Eccolo qua, amichetto mio, Sandrino. Io faccio da mangiare e lui fa da bere. Ciao Max, Sa, come stai? su che giochiamo? Qua c'è un club bello grasso, bello Posso dire grasso. una cosa, da quello che mi hai detto mi viene in mente solo una cosa questa giornata. Un bel margarita, un ottimo bordo piscina. Il bordo piscina, cosa a bordo terrazzo stiamo. Sì, vabbè, qui- Oggi dobbiamo cuocere i finocchi, quindi che vuol dire? Che deve essere una femminuccia. Voi ricordate, già ve l'ho detta la differenza tra il maschio e la femmina dei finocchi. La femmina è quella che si cuoce, che è più buona cotta. Cari mie, sottile, sottile, sottile. Io faccio una cosa che avete fatto tante volte a casa, i finocchi gratinati, quelli che si fanno col burro, il parmigiano, tanto parmigiano, e sono fantastici. E con la mortadella, ragazzi miei, stanno da paura proprio. Acqua in piena ebollizione. Gli diamo una bella scottata, bella, forte, quindi la teniamo un 5 minuti in acqua. Poi oggi al mercato io non ci posso andare, ci torno con i soldi contati al mercato, perché sennò faccio delle cose assurde, compro tutto, compro. Ho trovato gli asparagi, mo già lo so, qualcuno dice, ma asparagino è meglio quello selvatico, non c'è, non l'ho trovato, uso questo. Che faccio? Uso solamente le punte, la parte più tenera, ma non butto niente, non vi pensate che butto qualcosa, perché le userò crude le punte. Taglio così, ecco l'altra metà. Più che un frullatore questo qua è un mixer, quindi gira molto più lentamente, ha la lama più grossa. Poi olio extravergine d'oliva, quello buono d'Agostino, quindi siamo in Liguria. 2 granelli di sale, pepe nero e poi metto 2 pistacchi dell'amica Serena che sta a Catania, si chiama Azienda Agricola Filomena, che produce anche i pistacchi. Frullo, un altro pochino d'olio, questa sarà la nostra maionese. Avete capito? Pensate a questo club sandwich che invece la maionese ha pistacchi e asparagi frullati, un pesto. Assaggio, come sempre. Non puoi capire, no, devo far assaggiare. Non ci credi, se non ci credi, via. Da paura. Pazzesco. Controlliamo la cottura. Sono rimasti, vedete, belli bianchi, Sono cotti, sono al dente, fanno un po' di resistenza al cuore proprio. E a me mi sta bene. Colino. Così. Li rimetto tutti qua dentro, scolati dall'acqua. Li appoggio sul fuoco, un po' di burro ci vuole, che fate? Fai mancare? Dai, un goccetto di panna, ragazzi. Qualcuno dirà no, troppo grasso. Allora, tutto dipende dalle quantità. Noi facciamo una cosa piccola ma tanto tanto buona. E adesso facciamoli belli insaporiti con questo burro, con questa panna. Devono assorbire tutto quanto. E una cosa mi sono dimenticato, poi non mi ricordate niente. Un po' di porro, ci vuole, dà la sferzata quella giusta.
sottile sottile sottile, perché abbiamo già il finocchio che è cotto. Ci vuole il porro, ci vuole, ragazzi, e ci vuole pure un po' di pepe, e adesso fateli andare, devono diventare cremosissimi. Una padella antiaderente così è perfetta, così vediamo qualsiasi problema, tipo che si attacchino sul fondo. Lo sapete, sono innamorato di questo pomodoro. Il pomodoro merinda lo amo, ragazzi. D'inverno amo il merinda e il pomodoro del piennolo per fare la salsa, invece il merinda per mangiarla di insalata. Taglio delle fettine sottili sottili, guardate che colore sto pomodoro, è acido allo stesso tempo, c'ha quel sentore di dolce che vi dico, ve ne mangiate una cassetta di questi pomodori. Il pane di Roscioli, questo è un pane in cassetta, niente a che vedere con quello che comprate in busta, ragazzi. Prima pezzetto lo leviamo, ok? Questo si mangia domani, burro e marmellata per Mariuccio, tostato dentro al burro. Sentite, prima la crosticina e fa il croccante, e poi morbida morbida dentro. E poi morbido, senti. Poi che faccio? Dato che io, mo mi ammazza per Luigi, che faccio? Gli do una bella tostata, la parte esterna solamente. Ma noi siamo dei golosoni, andremo tutti quanti in quel girone dove si divertiamo però, perché se mangia e se beve. Ci metto un po' di burro sulla padella e faccio dorare la parte solamente esterna. Però che faccio? Doro solamente le 2 fette, solo la parte esterna. Quella centrale deve rimanere morbida, questa sta a mezzo, quindi avremo croccante fuori e dentro morbido, morbido, morbido. Guardate che morbido sto pane, è meraviglioso. Questo è pronto, guardate che bello, guarda il colore. Sandrì, io ci sto, dai, fammi vedere. Per questa ricetta andremo a mettere 30 ml di lime, poi andiamo a prendere la nostra agave e ne mettiamo 15. 15 ml. E poi come sempre E vai, qua è riposato. una generosa Ma sta a finire tutta, ma sta a finire. Beh, lo sai Max, il bello di questi drink sostanzialmente noi al bar li definiamo le tropical booze. E che roba è? Cioè sostanzialmente è un concetto, chat and chill, bevi drink, stai in compagnia, bell'ambiente, bella armonia. Grande. E l'alcol per questo è fantastico. Sì. Se è buono. Tante volte sui cocktail abbiamo preso certe fregature in discoteca che non finivano mai. Max, i famosi sdraiacavalli. Ammazza. Max, cosa fondamentale, lavorare con attrezzatura estremamente ghiacciata. Quindi sempre il ghiaccio grosso, sempre il ghiaccio grosso. fondamentale. Ok, adesso andiamo a shakerare. Ricordiamoci sempre, shakerare ha la funzione di areggiare, diluire e abbassare la temperatura dei nostri ingredienti. E come fa mia madre quando sta a casa, mamma Fiorella, che apre, areggia e se vuoi asciutta l'aria, è tutto più pulito. Mamma mia, solo a vederlo così mi assete, via. Poi c'è questo colore fantastico. Adesso andiamo a fare una piccola Guarnizione. Sì. Adesso che fai, la incidi? Sì, partendo dal centro vado a tirare una linea, solo lo spicchio. Così 1, 2 E 3. Quindi fai una spirale, e 3, sì, bellissima, una spirale. bellissima. Ecco qua Max, Fammi sentire. semplice, essenziale. Aspetta, ora te lo dico se è essenziale, è buono. Questa è una borraccetta con la cannuccia così. Mi immagini quando vai a fare la passeggiata sopra il bagnasciuga, ti metti questa cannuccetta e senza far vedere quello che c'è dentro. Mamma mia, spettacolare, ragazzi, da paura. Ora bisogna vedere se sta bene col panino mio. Sicuramente. Non me lo finisco, non me lo finire, mannaggia. No. Mamma mia che io buono. t'aspetto, Ragazzi, questa deve essere la bevanda vostra d'estate, è da paura, secco, dolce giusto, l'acidità, fantastico. Mo finiamo il panino. Grana padano o parmigiano reggiano, fate voi, da una bella grattata. Non fate tirchi perché è un panino, è panino, è panino. Qua ci sta una ricetta dentro un panino, a fiocchi. Poi sono ancora caldi i finocchi, quindi assorbono il parmigiano. Poi questa è la parte esterna, vi ricordate? Facciamo così, giriamo, prendo i finocchi, guardate qua. Delicato, buono, questo può piacere a tutti. La cosa importante è che dobbiamo mantenere morbido il pane all'interno e si impregna di questa panna, di questo parmigiano, del burro. Poi prendo la fetta di pane di mezzo che non è bruscata, vedete? È bianca. Metto il pesto di asparagi e pistacchi. Vai, così.
pomodoro, merinda, qua, abbondante, non fate i tirchi, mettete. Poi sempre un po' di sale, dentro i panini dovete mettercelo il sale. Tante volte quei tramezzini che non ci mettono il sale sul pomodoro perché hanno paura che esce fuori il liquido, però se è una cosa che mangiate subito, mettetelo. Poi la mortadella va tagliata al momento. Si deve sentire la mortadella. Adesso immaginate la mortadella sui finocchi caldi. Sprigiono tutti quanti i profumi. La mortadella ci deve stare, eh? Non fate i tirchi, chi è? Così. Guardate qua. Poi un'altra spennellata così, leggera, leggera, di pesto di pistacchi e poi vado a chiudere. Mamma mia. Volete vedere dentro? Che spettacolo, ragazzi. Questo lo fermiamo così. Zac. E questa la divido a metà con l'amichetto mio, vai. Sei pronto? Max, è tutto il pomeriggio che non aspettavo altro. Esplosivo. Oh, questa è roba. Madonna. Ma che ci bevo qua? Posso qua? Il segreto è sempre quello che metti in pentola lo ritrovi nel piatto. Che vuol dire? Solo roba buona e fate dei piatti fantastici. E lo stesso col bere, quello che metti nello shaker lo ritrovi nel bicchiere. Alla salute, ragazzi, e viva l'aperitivo di Casa Mariola e di Salute, casa Max. vostra e di Sandrino. Ciao. Ci faremo un aperitivo come si deve. Io faccio da mangiare come sempre e c'è un amico convidato a casa che ci farà da bere, ci fa vedere come facciamo da bere. Allora, oggi lo sapete che cosa facciamo? La mia versione del croque madame. Ma che cavolo è sto croque madame? Adesso faccio vedere io. Gli ingredienti sono la lattuga per guarnizione, poi le uova sono fondamentali, poi un formaggio a pasta morbida semistagionato, questo è un penna bianca, poi abbiamo il pomodoro merinda, è un pomodoro siciliano che fanno d'inverno in Sicilia ed è un sapore gustosissimo, burro di quello buono e poi pane fresco in cassetta, ragazzi, ma che volete? Tiè. Guarda qua, guardate. Tiè. Guardate dentro. Nel frattempo sciolgo un po' di burro. Allora, normalmente questa ricetta che fa? La ricetta originale, quella dei francesi, che te ci mettono sempre sta besciamella. No, no. Noi metteremo soltanto un po' di burro. Così lo facciamo bello dorato, perché vogliamo una cosa golosa. Poi con sta americano, ti devi pulire un po' la bocca, ti devi sgrassare un po' la bocca. Lo faccio fondere lentamente, piano piano. Max, una bella spremuta d'arancia fatta a mano, è un po' una Marcord. Però aspetta, ti fa vedere lo spremiagrumi di Casa Mariola com'è. Una Marcord. Mi ricordo quando ero ragazzo ed erano più le arance è consumato proprio. Che quelle che spremevo. Ci mettiamo pure un pompelmo? Ma famo come ci pare, famo. Ma poi che piacere dà a girare con le mani, trac. Questo formaggio che si chiama penna bianca ha una pasta simile a quella dell'asiago, semistagionato, non troppo aggressivo. Mi tagli un pezzo che vado a grattare grossolanamente, così. Quindi grattugia. Se voi andate all'estero, quando vi capita di andare all'estero, vedete che vendono delle buste proprio già di formaggio râpé, fatte in questa maniera. E noi che ve lo dico, voi vi comprate il formaggio che vi piace a voi e ve lo grattate come vi piace a voi. Non stiamo a fare i furbetti, eh? Io vado sempre a rimuovere la parte bianca. Perché? Nel cocktail, la decorazione per un barman è sempre un po' il tormentone e la firma. Facciamo vedere due chicche su come decorare con una scorza d'agrumo. O andiamo in paro, questa qua è molto semplice. Ok. Oppure facciamo una un pochino avanzata. Vai. Che andiamo a seguire la buccia simulando un movimento a S. Così. E queste le andremo a utilizzare dopo per guarnire il nostro drink. Fammi a cucinare, va. Dai, Max, Allora, adesso il pane è tagliato, eccolo qui. Che cosa ci facciamo a sto pane? Mo diventerete pazzi a vedere questa cosa. Pennello, burro sciolto, ma non bruciato, si è solo sciolto, ok? Poi spennello bene il pane. Bello, si deve inzuppare, perché immaginate che deve diventare questo, dorato, bello, croccante. Così, bello, fatelo bello impregnare. Che spettacolo, ragazzi, come godiamo qua.
Giriamo. Quindi abbiamo evitato di mettere la besciamella. Questa non è la ricetta originale, è la ricetta che mi faccio io a casa. Perché la ricetta originale, vi dicevo, c'è la besciamella, farina, latte, troppa roba. Io che faccio? Dove sono un goloso per natura, metto prima un po' di formaggio, poi metto il prosciutto San Giovanni, eccolo qua, ma abbondante. Però il prosciutto è già cotto, quindi dobbiamo fare attenzione a non cuocerlo, lo dobbiamo soltanto riscaldare. La parte più burrosa la metto esterna, così, e accendiamo il fuoco. La padellaccia di ferro di Casa Mariola, eccola qua. Max, ma quanto manca? È il tempo che faccio rosolare e faccio sciogliere tutto, faccio sciogliere. Quindi allora preparo anch'io. Vai, comincia. Max, Ma che ti sei portato? Per questo drink ho preparato del ghiaccio in stampini da silicone, che oggi comunque si trovano un po' dappertutto, però si possono utilizzare anche gli stampini in silicone per fare i dolci da cucina. Ecco qua Max, li andiamo a rimuovere e poi ci mettiamo qui per prepararli. Qua stiamo a fare cose speciali. Adesso la spremuta d'arancia ne potete mettere quanta volete, come il Campari. Come il Campari. Quindi a gusto, a gusto. Sì, generosi sempre, sempre. Ma se sono belli sti cubetti, oh. Mi piacciono proprio questi. Oh. Sì, poi il suono del ghiaccio comunque secco. già ti dà serenità. Ecco qua, andiamo a mettere. Sembra come le campane. Sì. La messa. È afrodisiaco il suono del Allora, ghiaccio. che stai mettendo? Rimettiamo sempre un pochino di Campari. Diamo Ok, un quindi po' un generosi. bitter, Sì, un un bitter. Poi prendiamo la spremuta d'arancia e le diamo una leggera filtratina. Per non far andare i semetti o la polpa. Sì. No, mi sta venendo la sete, mamma mia. La razzura proprio. E adesso, Questo perché si fa? Spiegamelo. allora, gli oli essenziali comunque danno una carica aromatica e danno la nota bitter al drink ed è molto fondamentale, però in questo caso l'arancio comunque gli dà un aroma dolce. Adesso lo mettete piano piano dalla parte quella imburrata. Così. Abbassate il fuoco, anzi spostiamo proprio il fuoco, lo mettiamo qua. Più basso che il calore piano piano entra dentro. Cioè, avete presente il burro quando diventa rosola un pane, un dolce, il croissant? È stupendo, c'è un profumo eccezionale. Questo ti prende il calore piano piano, fino a quando non si scioglie il formaggio all'interno e deve filare. Vado a mettere pure il secondo, così. E poi sapete che faccio? Così, con un bel coperchio, fuoco basso basso, il calore deve entrare piano piano dentro, fino a sciogliere il formaggio, senza bruciare l'esterno, mi raccomando, è importantissimo, dorato, doratissimo, ma no bruciato. Adesso una padellina antiaderente per fare le uova. Che fai, solo prosciutto e formaggio? E il pane. Due uova non ce le metti su. Col burro che sta qui all'interno del tegame, ungo la superficie. Le uova fatte col burro sono fantastiche, non fate gli integralisti. Quando ci vo il burro qua. Controlliamo un attimino. Siete pronti? Questo ragazzi è orgasmo vero, è orgasmo vero, mamma mia. Poi ci ricordano, ci denunciano a tutti. Mamma, questo è più bello però, Piano piano, ecco qua, mamma mia, che roba ragazzi. Come un ragazzino oggi. Ma a proposito di ragazzini, bisogna pure chiamare Mario, che sta giù. Ecco qua, facciamo due ovette, zac, e lasciamo cuocere, tranquilli, non gli diamo fastidio. Alla salute di tutti quanti voi, rifatelo, Sembra pure leggero. Sì, Max. Non mi dà perché- soddisfazione tanto, la voglio più pesare, più strong. Lo so, però questo qui è una Marcord. Lo possiamo bere pure durante il giorno, prima di andare al lavoro. Sì, un'ottima È una cosa così. colazione. Ti mette allegria, vai al Il lavoro col morning glory, sorriso. il morning glory, no? Mettete soltanto un po' di sale intorno sull'albume. Zac, 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 così. Nel frattempo, qualcosa che sgrassa. Oltre all'orange, come si chiama? Campari Orange. Campari Orange. Oltre al Campari Orange ci vuole pure un po' di pomodoro, un po' di fresco, no? Quindi, questo è un pomodoro che io, vi ho detto, adoro, invernale. Allora, riconoscete che ha, vedete, guardate com'è fatto, non è un cossuto normale, il cossuto normale ha 8 spicchi, questi ne ha di più di 8, vedete? E non vi fate fregare, mi raccomando, quando andate al mercato, che vi dicono merinda perché costa un pochino di più, invece danno il costoluto. 2 foglietti di lattuga, così,
sgrassa sempre. E guardate che belle ovette che abbiamo fatte, vedete? Col burro sono morbide, non sono mai bruciate sotto. Ecco qua, c'è giusto un po' di albume qua che si deve un po' coagulare e poi siamo pronti. Ma io direi spengo, pronto. Ciotolina per l'insalatina, con le mani rompetela o se no con un coltellino di ceramica, se no si ossida tutta. Così, perfetto. Poi pomodoro, sale, così, un po' di pepe e un po' di olio d'oliva ci vuole, no? Ecco qua, così, bello. E controlliamo qua, sta meraviglia. Ah, ancora c'è un pochetto qua, si deve fondere ancora un altro pochetto, ragazzi. Il colore, ah, questo sì, guarda qua dentro. Guarda, yeah. Questo è pronto. Facciamo una cosa figa, dai. O coppiamo. Potete fare proprio anche con un bicchiere, eh? Anche con un bicchiere, ragazzi, eh? Vai. Perfetto. Come brucia, ragazzi. Il nostro faccia un po' più casareccio, Sì. Guarda qua che zozzata, mamma mia. Mi sto sentendo male. Vado così, eh? Mamma mia. Mamma mia, guarda qua che roba, vai. Mamma mia. Max, posso dirlo? Che ti devo dire? Guarda. Top del top. Top del Non, top. non potete capire, ragazzi, che bontà. Grazie Sandrino. Ma scherzi Max, grazie a te. Alla salute di tutti quanti noi, ragazzi. Alla salute di tutti quanti voi. Mi raccomando, leccate, commentate. Se vi è piaciuta, la rifacciamo un'altra. Oh, hai sentito che è buono?